Uomo del parcheggio, misterioso e labile. Allora, mi hanno passato un video che voglio vedere, che annoierà molti, ma a me mi importa una sega. Raga, hanno fatto un documentario sulle foil. Io lo devo vedere. No, le foil, non le foibe. Tanti anni fa, ormai, a inizio anni 2000, si pensò di fare questo remake, si può dire, di tutte le carte più importanti di Magic fino a quel punto, fino agli anni 2000, senza ovviamente le varie bombe, Black Lotus, doppie terre, Mox, eccetera. Però tipo, caso ne so, tipo i Birds of Paradise, il Drago di Shivan, il Rox, insomma tutte le carte storiche di Magic, con un artwork totalmente nuovo, però col bordo bianco. Però venne introdotto anche il foil, quindi praticamente quelle foil all'interno di questo set base di settima generazione si potevano trovare col bordo nero. Quindi che bello, che bello. Isdrio purtroppo non ci sono mostri sempre uguali stereotipati o minorenni che sono fate o dragoni, quindi non si parla di Yugi, scusami, ma si parla di carte serie con un gioco serio, non un gioco dove tiri una moneta e vedi chi vince la partita. Dai! 7th edition to the timeless pieces in the Masterpiece series, and even contemporary Sol hits Ring. like the Gilded Foils. There are countless ways to elevate your favorite Magic deck. I'm partial to the Mystical Archive series and that subtle touch of gold trim. For all Bellissimo. your Magic needs, Card Kingdom provides high-quality products and responsive customer service, and will ship your entire order in one package. This No, video ma is Yugi lo rispetto, però è il vintage. Vintage fino alla fine di Yugi, però forse qualcosina anche di dopo. Però poi basta, dopo intelligenza artificiale no grazie. made possible by partnering with So giocare a tutti e due, Wanderer. Pochissimo, però so giocare a tutti e due. Poco, il giusto. Basilisk, the mission-driven East Come se Pokémon fosse serio, ma va là, dai. Cazzato, volevo vedere le minorenni, cazzato alle minorenni che leccano i culi. Here's a fun science fact I learned while researching this video. Holographic film can be cut into pieces, and each segment will still recreate Che the entire bello, image according to l'ologramma. its orientation. Pretty cool, huh? Thank you again to Basilisk for the partnership and support. A promotional card that shined in the light. Shooting across the text box was a reflective star, a nod to the company's logo, a stylized signature of sorts. Certo. C'è la stella cometa di Wizards che andava a buttarsi sopra le This was the foil. very first foil Magic card. Bella, Dio Cristo. La prima foil di Magic, Lightning Dragon, con la data stampata sopra. Porco giude, ragazzi. Con anche il logo metallizzato di Urza Saga. Those playing in the pre-release non that c'è, weekend Zao. were each gifted a date-stamped copy of Lightning Dragon to take home. Perhaps the players didn't yet realize, but this card represented a paradigm shift in the printing industry Era and a diversa la nascent stella. revolution for collectible trading cards. With a simple flourish of a sophisticated technology, Wizards of the Coast changed the game forever, to the delight and dismay of all involved. Che vuol dire foil? Brillante. Brillante, olografica. Ah, che montaggio è? Ma lui voglio bene. Cioè, è fortissimo, cazzo. Addirittura con le sezioni dedicate al foil, ma lui gli voglio bene. Anche le musiche spaccano. Io poi queste cose mi emoziono, quindi vediamo, Eccolo. This is a hologram. Holograms have little in common with traditional photographs, except that both use film. In 1947, after fleeing Nazi Germany and settling in Britain, Hungarian physicist Denis Gabor invented holography padre. through experimentation with electron microscopes. In 1962, 2 years following the invention of the laser, Soviet physicist Yuri Denisyuk discovered a method to optically record objects in three-dimensional Ecco qua, environments. mio padre. These holograms could be reproduced with beams of normal white light. In 1971, È il mio sogno un giorno fa un set dove ci sono anche gli ologrammi. Io l'ho chiesto a Panini, si sono tipo strappati i capelli, hanno preso una pistola, hanno iniziato a sparare in aria e poi si sono buttati fuori di finestra. Perché ora è molto difficile produrre, è molto costoso fare una roba del genere. Non hanno fatto veramente così, però insomma cioè, vabbè. Professor Gabor won the Nobel Prize in Physics for his groundbreaking work in the burgeoning field. Holography is based on No, vabbè, ora mi viene da ridere perché penso
a Max, che è una persona che forse avete visto, qualcuno avrà visto a Lucca a fare la conferenza su Monsters con me, che è una persona, cioè, quadratissima, proprio tranquillissimo, atonale, sempre tranquillo, pacato, eccetera. Una roba del genere, che prende una pistola e inizia a sparare aria, mi ha fatto abbastanza ridere. Within the following decade, holograms entered the commercial market and captured the imagination of popular culture. The March 1984 issue of National Geographic pushed the limits of magazine printers with Minchia, an anni 80-90 era tutto un ologramma, cazzo, è il futuro, è emblem of bellissimo. a three-dimensional eagle on the cover. Artists started experimenting with laser light in galleries in New York City. Che bello. MasterCard began proprio using arte. the technology as a weapon against counterfeits and fraud. And Ah, Hallmark certo, è l'ologramma delle carte di credito, certo. recognized the aesthetic appeal of holograms and claimed that the possibilities C'era were anche sulle endless. cassette Disney, certo. Mamma mia. Raga, aspetta, piccola parentesi, tanto non si vedrà mai tutto sto video oggi, però esigete sempre e solo videocassette originali Walt Disney Home Video. Madonna, maestra. Da Disney Video, un mondo magico che sarà tuo da custodire per sempre. È un vero Walt Disney solo se ha la garanzia di autenticità e qualità dell'ologramma argentato E e chi il se marchio no? Univideo presenti Presenti sulla confezione. E poi c'era... Non accettate Madonna maestra. E poi c'era la fiammella di fantasia, dell'apprendista stregone, Topolino versione apprendista stregone, che firmava la firma di Walt Disney. i falsi. Esigete sempre e solo videocassette originali Walt Disney Home Video. Dov'è Topolino che genera? Io non me ne vado senza di quello, eh. Anzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Via. Poveri noi. Poveri noi. Vabbè, lasciamo stare, dai. At the end of the 80s, a new startup called Upper Deck entered the qua, sports Upper hobby Deck, market with che their va- inaugural che set va- of baseball cards. The company took notes from MasterCard's playbook and included tiny holographic stickers of the team's logos Bellissimi. as proof of authentication. Before long, the flashy treatment would be applied to the players themselves, making Hallmark proud and other trading card companies electric green. Non with mi envy. piacciono le sportive, Philips, ma By perché non seguo lo 1994, sport. brands like Donruss, together with Leaf Candy Company, were implementing Però questa per me è una bella carta. Cioè, sembra una tessera per entrare in un club esclusivo di proprietari di yacht. Cioè, è veramente bella. similar treatments to their product line. Glimmers of Magic's first foils can be seen here on Ken Griffey Jr.'s All-Star card. Holographic laminates weren't reserved exclusively for baseball cards. 1994 also marked the first time that foil packaging would accent a box of toothpaste. Holograms appeared on driver's licenses in California and event tickets at Wembley Stadium. They were on banknotes and tax stamps and the inner rings. Cioè, dall'arte siamo passati ai beni di consumo classici, insomma, ai biglietti, dei concerti, le carte di credito, insomma, era una tecnologia disponibile per tutti, bellissimo. Of CDs. Certo. By the end of the millennium, Professor Gabor's invention had overrun the consumer market, conflating the perception of quality and glamour in the process. This association was made most evident in October 1996, when Media Factory released the first base set of Pokémon cards in Media Factory, coloro che stamparono per primi il set Pokémon, mamma mia. Japan. There's a symbiotic relationship here between the early years of Magic and Pokémon. In 1993, Wizards of the Coast released Alpha at Gen Con in Milwaukee. Magic Vi rendete conto, ragazzi, chi è stato a quel Gen Con nel Milwaukee e che ha visto le alfa vendute ossia a banchetti? Cioè, boh, veramente. overperformed on all metrics and Ecco became qua. Cioè, guarda che cazzo era lo stand di... Dai, sì, ma di che cazzo... a national gaming phenomenon. Ah, ma troppo ricco che è andato a trovare quello che c'ha l'original art del Black Lotus e ha fatto la foto su Instagram con l'original art del Black Lotus in mano così. Fiero, guarda. Guarda com'è fiero. Original art of the Black Lotus, not mine. Pronti? Development of Pokemon Red and Green for the Nintendo Buon Game Boy sciara.
Creatures Inc. producer Tsunekazu Ishihara was ideating on ways to expand the franchise beyond video games. He looked directly at Magic as the model of excellence. Vedrai, come tutti, come anche Yugi, ragazzi. Il gioco di carte del manga di Yugi si chiamava Magic and Wizards. C'era la montagna, i draghi, le cose, insomma. In 1996, the first Japanese trading card game released to an unsuspecting audience. The game was a bit slower to catch fire the way Magic did, especially outside of Japan. Although the IPs were different, the business models were identical. Il pacchetto del set base giapponese con il Charizard monocorno di Arita, pacchetto disegnato da Arita. Both companies wanted to sell individual booster packs containing randomly distributed playing cards. Magic pioneered the formula, but Pokémon upped the ante. Pokémon had something that Magic did not. Le olo! Succhiate sul cazzo! Wizards! Wizards! Guarda cazzate! Tra l'altro, giapponesi, Media Factory, mamma mia, erratissimi. Guardate che cazzo hanno combinato qua, ragazzi, nell'angolo in alto a sinistra. Guarda il pattern olografico non ritagliato intorno alla pre-evoluzione. In 1997, Media Factory raised the bar again with a second expansion. Of the 10 cards appearing in every Japanese Jungle booster pack, one was a guaranteed holo foil. E meno male, che merda le olo. Boh, Rita, che veramente cai di traverso. Boh, tremendo. Quando cai ti viene tutto addosso, ma come? Demand for cards increased. With rising cartridge sales and the premiere of the Pokemon anime in April, 1997 became the breakout year for the growing global phenomenon. Across the ocean, Wizards of the Coast was taking notes. A year later, just as these Boeing 747s were taking flight to promote the worldwide release of the first movie, licensing deals were shaping up in offices behind the scenes. Media Factory was searching for a company to handle the distribution of Pokemon in America, and the execs in Renton had made their case for the rights. In August 1998, both parties went public with the agreement. A month later, a foil lightning dragon appeared at the Urza Saga pre-release. And 18 years after that, an extraordinary object resurfaced, one that perfectly embodied this transoceanic business partnership. Oh, finalmente. Finalmente. Il Blastoise prototipo. Il famoso test print che si è scoperto negli ultimi tempi con l'artwork di Pokémon Blue, dove c'erano font e impostazioni layout molto strane rispetto alle carte Pokémon occidentali che ricordiamo adesso. Io ancora non ci credo del tutto. Sono un po' scettico riguardo a questa test print. Non ci sono conferme ufficiali, da quel che ho capito, a parte un ex dipendente Wizards, ma mi pare uno solo. Però, vai, diamolo per buono. This is a foil test print Blastoise printed on Magic cardstock. It is one of very few in existence. Eccolo qua. Lo grada solo per ora CGC. Se non ero BGS e PSA per ora si rifiutano. Però, questo è. Come vedete il font è un po' diverso, anche il posizionamento, la cornice era molto spessa, c'è il back magic ovviamente perché, non so se lo sapete, è un dettaglio tecnico che magari a qualcuno può interessare, però quando te vai a fare una stampa, di solito si stampa su un foglio da 100, che è da 100 carte, che poi devi andare a tagliare. Però per stampare un foglio da 100, gli uncut sheet, che probabilmente avete visto anche qua, bisogna fare un impianto che è proprio della macchina e quindi costa molti soldi. È un impianto enorme che devi allestire proprio fisicamente sulla macchina e tutte le volte costa tanto. Quindi di solito quando si vuole fare un test print, che cosa si fa? Se c'è un foglio da 100 da stampare, si riserva una fila o 3 o 4 slot in fondo nell'ultima riga, nell'ultima fila, scusate, per mettere dei file che si vanno a infiltrare nel foglio da 100 così che poi vedi come viene la stampa.
è una cosa che si fa per risparmiare e per non fare un impianto per un test print che magari ti viene male e devi buttare via, hai buttato via i soldi, perché costa molto 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 fare l'impianto con le macchine. Quindi si ipotizza che questo Blastoise Wizards sia stato creato in coda ovviamente a un foglio da 100 di Magic e che abbiano fatto il primo test lì. Però ci sono delle conferme più o meno ufficiali, quindi io non lo so, secondo me è un falso d'autore, però può darsi anche di no. Chi lo sa? Considering the curious timing of these Non events, sono un grande fan dei test print, sinceramente, Mario, però chissà, un buon prezzo. Però mi concentro sulle carte più che altro vere. it appears to me that the looming Pokemon acquisition in 1998 inspired Wizards of the Coast to implement foil treatments on Magic cards. Media Factory's success with the concept in Japan must have lit a fire. That old adage of a good artist copies, a great artist steals. No doubt that part of the Vero. negotiations was the responsibility of producing holofoil cards. By that point, Magic had no proof of concept that they could successfully replicate Pokemon's products at their factories in Belgium. But the business deal forced their hand. So, they began test printing foils with Cartamundi. Eccoci. Cartamundi, che tra l'altro esiste ancora, e che ha un archivio dove tiene tutte le cose che ha fatto. Loro stampano e una roba la mettono d'archivio nei loro cavò. Cartamundi è ancora quella che stampa in Europa le Magic ed è la migliore stamperia d'Europa. Si trova in Belgio. Among the 4 forensically certified test print Blastoises in existence, 3 featured a prototype of Magic's first foil laminate. The 4th was printed on a different cardstock with a blank card back and the Galaxy holofoil pattern signature of Pokemon's first base set. Mamma mia. And the 5th test print Blastoise, discovered in 2019, had black borders and was found sharing space on an uncut foil sheet with none other than Lightning Dragon. Curious. Ecco il foglio di stampa. Qui addirittura è un foglio da 10, 15, 25. Proprio un testino piccolino gli hanno fatto. Minchia, ok. Va bene. Io questo non l'avevo mai visto. Questo mi dà più certezza sulla sua veridicità, sicuramente. Chissà. Ma può darsi, Magic's first foils presented some fundamental differences to the creature's ink models. First and foremost, Pokemon cards were quick to be called holographic due to the galaxy pattern present on the base set cards. The illusion of tiny stars floating in three-dimensional space. Il più bel pattern olografico mai creato. Non c'è versi, ragazzi. Non c'è versi. Tra l'altro questo mi sa che questa è la versione moderna, quella in HD. Was achieved by embossing microscopic grooves into a thin sheet of PET polyester with a laser. The laser must be of a single wavelength to create a useful interference pattern. Approximately 2,000 structured grooves occupy every millimeter of this plastic sheet, which is then metallized and coated with layers of lacquer. When white light hits these grooves, called fringes, it is then refracted into a spectrum of colors. Sì, dai. Ma lui veramente The foil treatment on Lightning Dragon and the test print Blastoise showed off a smooth rainbow effect with no visible stars or patterns. To further differentiate their pride and joy from Pokemon, Wizards of the Coast inverted the foil treatment on Magic cards. While Pokemon rendered holographic the backgrounds behind its characters, Magic focused on illuminating the card frames. È una bella contrapposizione, anche una bella scelta di marketing. These styles traded spaces in subsequent years as the games continued to inform one another's aesthetic choices. Sì, questo io non l'ho mai capito. Magari lo spiega, perché non l'ho mai capita questa scelta di Wizards di non usare il cosmolo giapponese ma andare sullo Starfoil. Forse perché ricordava la cometa di Wizards, vai a sapere. Final difference was found in distribution. The Media Factory Jungle Packs promised a holographic card in every booster. Certo, era Magic assicurata was la far holo. more gun-shy to print. Wizards dice me lo puppi e lo facciamo senza holo, così aumentiamo un po' il set e così la gente impazzisce per trovare le holo. So I felt it was important to take this month's column to address concerns people might have. Rosewater noted the decline in collectability as the primary motivator to print foil Magic Ma cards, parla anche degli emphasizing ologrammi, that perché Wizards fece delle prove anche sugli ologrammi,
troppo ricco ne aveva anche uno, del Dragon Whelp, il cucciolo di drago. Tipo le Ghost di Yugi. Vediamo. Normal versions would still be readily available for folks No, te l'ha detto ora, design. Le olografie non sono sempre solo sugli sfondi. Anche sul layout, l'ha detto prima. who had no Ma anche sulla sagomina del Pokémon è successo molte volte. interest in collecting. He reinforced this position by stating that foils would be extremely rare, approximately one common in every 12 packs, one uncommon in every 20, and one rare in every 40. Ciao. Assuming Ma quante premium cazzo cards ne- are worth more than their normal counterparts, he argued, players simply get extra value for no extra cost. He concluded the article with a hypothesis. The biggest shock will probably be that some players will realize they are also collectors. In the same issue, Jennifer Clark Wilkes reported that the commemorative Lightning Dragon was well received and heavily traded after the event, and if player response to Lightning Dragon is any indication, they will be hugely popular. Both of these predictions would soon prove true. In February 1999, booster packs containing Magic's first golden tickets were released to the world. Eccole qua. Porco due che carte, Among the ragazzi. original chase foils was Ring of Gecs, a spiritual successor to Icy Manipulator and a Bellissimo, popular mamma mia, che cazzo è questo anello, mamma mia. piece in artifact-based combo Mamma decks mia. of subtle difference emerges. The shooting star is significantly thinner, Ecco che è cambiata la... but the overall la template stella. remained unchanged. Magic's first foils featured a thin layer of unpatterned rainbow laminate that lit up the card frame from within. This treatment became the stock standard. Because Wizards was so conservative in distributing their premium cards, the company could effectively use foils as special rewards for participating in events and tournaments. As Che established stronzi. with Lightning Dragon, foils could help draw players to pre-releases. The two sets following Urza's Saga Agli offered eventi, ti foil do le stamped olo, devi promos to venirci, attendees, via, per and the bene. tradition continued henceforth. Foils could also encourage casual players to attend Friday Night Magic. In 2000, Riverboa became the first foil to be handed out at FNM, and by 2003, FNM promos would be branded with their own holographic watermark. The Magic Arena League also had Bello their il own boa, promos, come the most prima notable of Holo which Arena. were reprints of select 6th edition cards that otherwise would ai never have tempi, received a Mario. foil treatment. And the Judge Gift program was introduced at the end of 1998. Bellissimo il Lightning Bolt. Lightning Bolt, Stroke of Col Genius, foil. and Gaia's Cradle all earned retroactive Madonna. foil treatments. Anche questa qua non ha senso, cioè sono tutte bellissime. Similarly, in December of 1999, Wizards began incentivizing young players to participate in the Junior Super Series tournaments with foil promos of Thran Quarry and Sarah Avatar. Like the FNM promos, cards for this event would develop their own visual Bellissime anche style queste. in the coming years. Volcanic Hammer in 2002 debuted the JSS watermark, Di and by Rush, inventore del 2005, Black Lotus. these promos would enjoy a completely unique holographic treatment. The Questa la- Sunburst pattern found questa- here on Questa roba qui la misero anche nelle Legendary Collection di Pokémon. for a Tribelder was originally tested for the release of 5th Dawn, and has not been reused since the program's cessation in Tipo, 2008. molto simile, non era proprio uguale. In the 2 years following Urza's legacy, Wizards printed 6 expansions that featured randomly distributed foils in booster packs. Most players embraced the concept of premium cards, and by 2001, foils became a mainstay of set releases. Among the most coveted cards released during this period was Brainstorm in Mercadian Masks, Bellissimo anche the flex questo. piece of many a legacy player, and Metalworker, a pricey penny Questa m'ha beloved by sempre vintage fatto players impazzire. and cube enthusiasts alike. Stranissima. Then, in April 2000, Sembrano giganteschi, ma poi sembrano anche allo stesso tempo piccolissimi perché hanno lasciato tutto questo spazio sopra e poi si vede una specie di tavolo in lontananza. Boh. 2001, 7th edition arrived, an anomaly of an expansion that sold poorly for more reasons than one, but has paradoxically become the crown jewel of collectors for those very reasons. To begin, 7th edition was a core set, and the Eccolo first to Shivan feature di foils. settima. Every card included was a reprint from a former expansion, Stupendo. which meant that many cards from Magic's history were receiving the deluxe treatment for the first time. Mamma mia. Unlike previous core sets, however, Questi per me, raga, chiamatemi boomer, però sono i migliori artwork mai fatti. Cioè, per me la settima
non ha senso. Cioè l'ira di Dio forse più bella di tutti i tempi. Wizards commissioned new artwork for every single card in Cioè the guarda che cazzo avevano fatto col Grizzly. Cioè l'avevano completamente ribaltato, tutte remakizzate. This killed the nostalgia factor for enfranchised players who preferred the original illustrations of their favorite game pieces. Dai. Mi Imagine porta alla reprinting Vax. base set Pokemon with new images of Charizard and Pikachu. That's how players felt seeing these versions of Shivan Il Dragon and Serra Sarah poi è Angel, completamente despite them both diverso. featuring paintings by Sarah living Angel. masters. Secondly, the power level of the average core set was considerably weaker than its neighboring expansions. Fewer than average booster boxes were purchased and opened. On top of that, foils in 7th edition were scarce, equating to about 1 rare in every booster box. Mamma mia, reprocess. Mamma mia, sì. Cioè, ma che cazzo c'avevano in testa, veramente? Ma poi guarda il foil. Dai, raga, ma di che cazzo stiamo parlando? Considering there were 110 rares in this large set of 330 cards, this meant that pulling a specific rare in foil was even more unlikely. A set with fewer rares in comparison means a higher probability of finding their foil counterparts. Finally, Magic the Gathering Online launched a year later and supported cards from 7th edition onward. To reinforce paper Magic, Wizards of the Coast initiated a redemption program that allowed players to convert their digital cards to physical ones. To do so, they had to collect every card from a single set in Magic Online and submit them for redemption, at which point Wizards would send them a sealed box of the set and delete the collection from the customer's digital account. Vero? The redemption service for any given set was only available for a limited time and in limited quantities, and given the previous factors, it meant that very few players ever exchanged their digital collection of 7th edition cards, tra l'altro sulla cover. treasured Che collectibles belli, from the ma pre-modern questa era of guarda che Magic. cazzo di dinamismo The c'ha sentiment questo. is further Lui evident. fermo con la liana, il coltello in bocca, e lei invece è super dinamica che dà questo taglio qua alla costruzione della carta, così rimane sia statica col soggetto in primo piano, sia super dinamico in secondo piano, e poi sto raggio di luce che divide ancora di più e che entra in tangenza con l'albero formando una sorta di V. Cioè, sì, boh, sai, l'albero che incrocia il raggio di sole formando questa V che in un certo senso divide la scena in 3 parti diverse, boh, non so. Evidenced by sales. Veramente stupendo. On July 24th, 2021, a sealed foil set of 7th edition from the Magic Online Redemption Program sold at Heritage Auctions for $33,600. A foil City of Brass graded 9.5 is currently listed for Vabbè, just under City of Brass è veramente una grande carta. Forse questo è l'unico artwork che mi piace, quello vecchio, guarda. 5K. Poi c'è anche la City of Ass, che è la parodia di Anglued. And the most valuable ungraded foil in Magic history is 7th edition Birds of Paradise. This card has become the Black Lotus of foils. Foil counterparts of some cards are still exclusive to this set. Players seeking premium versions of cards like Stronghold Assassin, Crimson Hawkite, and Final Fortune have but one option. Even the set's iconic vanilla creatures command a respectable price tag, since they haven't been reprinted anywhere La carta else. più meme di Magic. Added to this is the inclination to acquire the oldest versions of cards. Retro-framed Goblin Matrons Bella la could never matrona hold a Goblin. candle to the original, Forse è and più the prices bello reflect this preference. questo qui. La A Goblin common matrona. misconception about 7th edition foils is that they are higher quality than others of the time period. Players often gush about how beautiful these cards are, Counterspell, claiming their bellissima. superiority to other foils with Fortissima, tra old l'altro. frames. Empirically speaking, this isn't true, but cultural belief is a powerful filter. There is one final detail to address. Cards from 7th edition, like all reprint sets from this time period, were printed with white borders. Ecco, dice del bordo nero per le This is foil. true of subsequent core sets too, even after the 8th edition card frame change. Ora hanno finito con questa roba del bordo bianco perché la odiavano tutti nel mondo Magic, e poi sta roba che le foil era a bordo nero facevano impazzire ancora di più le persone perché la amavano il bordo nero, e quindi dicevano cazzo. A me no, In fact, mai in the piaciuto manco a me 30-year il bordo history of the bianco, in game, verità. there has never been a foil Magic card printed with white borders. Troppo. Why?
This tiny technicality became an obsession in my research, one that drove me deep into the minutiae of manufacturing trading cards and the limitations of offset printing onto holographic laminates. Written in black marker on the uncut Lightning Dragon and Blastoise sheet, there reads, Pokey Test, 8 colors, WKCMYWWK, 1 pass. Each letter here refers to an individual toner that is layered one at a time onto a sheet of cardstock during printing. The order of these letters provides insights into the printing process for foils, and how production for these cards is more labor-intensive compared to their non-foil counterparts. Returning to the Duelist issue 35, producing the premium cards presented unique difficulties. Opaque areas required a base of white ink, and black and white... Però posso dire una roba, quanto cazzo è figa la Wizards o le riviste specializzate che parlavano anche dei problemi di stampa e approfondivano tutte le cose che succedevano tra le macchine. Ma questa roba qui è fighissima, cazzo. Inks had to be double printed for readability. Instead of the normal 4 or 5 color process, premium cards required 8 separate color plates. Ok. WK, CMY, WWK. These are the 8 plates. The first plate in the process establishes the white underprinting, commonly abbreviated as the WUP. To understand the WUP, we can use this grayscale vector of Gideon, Champion of Justice, for reference. For every Magic card from 8th edition onward, a graphic artist works with an art director to decide which parts of a card will be accented by foil. These are indicated by the lightest sections of le maschere di Monsters, le maschere olografiche di Monsters sono esattamente fatte così. This image, the eyes, the whip, and the gate crash set symbol. The darkest sections, in contrast, will not show any foil, and thus will need an extra layer of ink applied at the base to render them more opaque. Confusingly, the black sections of Gideon specify where the first layer of white ink will be printed. Quanto può costare un set intero della 7ª edizione? Bordo bianco non lo so, sinceramente. Foil, vedrai, siamo sui 20.000, forse no, qualcosa meno, no, forse una dozzina di 1.000 euro. Black sections indicate the WUP. This misprinted zombie token shows what this looks like on a Magic card. The white ink creates a somewhat blotchy texture, one that provides a rough foundation for the colors that will eventually be printed on top. Next, the card receives its first layer of black ink. The border takes the darkest value of black, while certain text elements like the mana bubbles require a much lighter layer of gray. This is achieved in print by distributing black ink at varying opacities. Then the 3 main layers of color, cyan, magenta, and yellow. Indicativamente, produrre in privato un set come il tuo, con materiali quanto ti verrebbe su più giù a costare? Non so se si valuta un set printato una volta uno stock. Allora Luca, secondo me, mi pare, ti dico flashback, ci costò produrlo, senza contare la distribuzione, La distribuzione costa una marea. 80-90 mila forse mi è costato, credo. Non mi ricordo più. Appearing only on the Devi artist avere le credit, macchine poi. collector Non è che le stampi in casa, devi andare a una tipografia. numbers and copyright information along the bottom edge. Finally, the foil sheet of cardstock passes through the 8th roller for the last layer of black ink. After the cards are printed, they are treated with a thin layer of plastic laminate sealant for long-term durability. They are cut up, and they are sorted into booster packs. Non-foil Magic cards can be printed using only 4 plates of cyan, magenta, yellow, and black. White ink is not involved at all. Instead, offset printing companies take advantage of the vibrant white cardstock to do the heavy lifting, creating... C'è anche una carta di Pokémon con il back holo, che è Please Trade. C'ha tutto il back olografico. Eccolo! The release of this card and how you would get it back in 1998, super interesting to me. And then last but not least, I'm going to talk about the PSA 10 population and this card's value, as well as just some other... Cioè spacca anche l'artwork, a molti farà schifo, per me questa roba folle. Bonus information. But yeah, let's have... Con capelli del tizio di lato, riccioli. A bit of a closer look at the card first. So as you can see, it is a trainer promo, like I said, from 1988. It has the holofoil back, the only Pokemon card in
the history of the TCG with a holo foil back like this. Very unique, very... like this, perché non è vero, perché c'è anche il mio antico Lancet Mew è holo dietro, quindi non diciamo cazzate, What's the difference and how to tell the difference? So, sì, questo l'ho girato. Tournament legal. There's nothing on here. They're just Eccolo qua, ora si vede poco, the però movies. So the second... sì, è brillante anche questo. C'è anche questo Deoxys, vedete, hanno fatto la sagoma di Deoxys Cosmo Holo, che questa è carina per chi ama Yugi, carta che non caga mai nessuno e che secondo me è unica nel panorama occidentale. È il Victory Dragon promo, che è così, vedete, ha il secret sul mostro, eccolo qui, molto molto bello secondo me, c'è una cosa particolarissima e non costa un cazzo, quindi secondo me è una bella roba.